Ciao a tutti ragazzi, qui Narkviz che vi parla, benvenuti in questo nuovo video tutorial, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiremo con la modellazione di casa Farnsworth, quindi proseguiremo con la modellazione della piastra, della seconda piastra della costruzione, con probabilmente la copertura, quindi il solaio di copertura, più gli elementi di facciata continua. Come al solito però, prima di proseguire vi chiedo di iscrivervi al canale, vi prego ragazzi, questo mi aiuterà tantissimo con l'algoritmo di YouTube, sostenetemi, grazie, e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. La prima cosa che andrò a fare ovviamente sarà aprire il mio file di progetto, quindi mi reco sotto la voce modelli, apri e vado a richiamare il file di progetto che ho salvato la volta precedente. Quello che andremo a fare ragazzi sostanzialmente sarà copiare, per realizzare la seconda piastra della costruzione, che ha sostanzialmente la stessa tipologia costruttiva di quella che abbiamo già modellato, quindi abbiamo quasi tutti gli elementi che ci occorrono, se non tutti. Andremo a copiare questa piastra su un livello superiore e realizzare poi la scala che connette questa prima piastra con la seconda piastra. Quindi la prima cosa che andrò a fare sarà recarmi in AutoCAD per cercare di ricavare un primo riferimento dimensionale rispetto al riferimento della mia prima piastra che ho già modellato. Quello di cui ho bisogno sostanzialmente è la differenza di d'altezza rispetto al piano di calpestio della prima piastra. Quindi vado ad ottenere questo dato dimensionale semplicemente misurando questa differenza. Siamo intorno ai 30 cm, cioè tra il piano di calpestio e l'intradosso della struttura primaria della piastra superiore. Quindi mi reco di nuovo in Revit e qui andrò molto semplicemente a realizzare una sezione, oppure se preferite lavorare una vista di prospetto è la stessa cosa. Tasto destro sulla sezione, vai a vista. Ragazzi, vi ricordo molto velocemente che se volete ridurre la dimensione delle scritte, degli elementi di annotazione, come in questo caso i nostri livelli, non occorre fare altro che scegliere una scala di rappresentazione più piccola, quindi intorno diciamo una 10, in modo da visualizzare le scritte con una dimensione un po' più leggibile. Quindi nella vista di sezione che ho appena creato non farò altro che selezionare tutti i livelli che ho creato la volta precedente per la realizzazione della piastra, copiarli al di sopra della piastra che ho già all'interno del modello, rinominarli nello stesso modo in cui ho rinominato i livelli del piano terra, con la differenza ovviamente che questa volta avrò un indice diverso, e vale a dire livello 1. Quindi parto dal livello più in basso. Questo livello, chiaramente i livelli verranno nel momento in cui li copiate rinominati con dei nomi abbastanza strani, nel mio caso XXX, YY, non si sa per quale motivo. Vado a ridurre ancora un po' la dimensione dei miei testi, quindi il mio primo livello, diciamo il livello posto più in basso, diventerà il mio livello 1 intradosso struttura primaria. Quindi procedo col rinominare i livelli. Intradosso struttura primaria. Quindi proseguo con i livelli successivi. Il secondo sarà livello 1 intradosso struttura secondaria. Livello 1 intradosso struttura secondaria. E ancora estradosso solaio, quindi livello 1 estradosso solaio. Perfetto, poi il successivo sarà estradosso struttura primaria, quindi livello 1 estradosso struttura primaria, e poi avrò livello 1 piano di calpestio piastra. Quindi livello 1 piano di calpestio piastra.
Poi andrò a realizzare col comando DI da tastiera una quota lineare per connettere i diversi livelli tra loro, cioè solo quelli che ho appena copiato, per poi bloccare, vedete con questo catenaccio, le quote che ho appena realizzato. Questo perché voglio che la distanza tra i miei livelli resti sempre la stessa, così nel momento in cui sposto, ne dovessi spostare solo uno, tutti gli altri vengono spostati automaticamente senza modificarne la distanza che è presente tra i livelli stessi. Quello che dovrò fare adesso sarà soltanto realizzare un'ulteriore quota tra il piano di calpestio della piastra, della prima piastra, e l'intradosso della struttura primaria. Poi selezionare il livello intradosso struttura primaria, scusate, e digitare, abbiamo detto 30 cm per disporre i livelli nel punto in cui devono essere. Abbiamo detto che la distanza tra il piano di calpestio, abbiamo visto in AutoCAD, la distanza del piano di calpestio della prima piastra e l'intradosso della struttura primaria della seconda è di circa 30 cm. Quindi a questo punto posso anche cancellare le quote che ho realizzato, non mi servono più, svincola, va bene. Mi dispongo poi in una vista di pianta del piano terra va benissimo. Andrò a selezionare tutti gli elementi, quindi con una selezione rettangolare da sinistra verso destra andrò a realizzare, come dire, un rettangolo di selezione nel quale sia inclusa tutta la piastra. Chiaramente verranno selezionati anche elementi che non mi occorrono, per questo richiamerò prima il comando filtro per deselezionare tutte le cose che non mi occorrono, e nello specifico non voglio che vengano copiate le scale. I pilastri strutturali non li voglio, percorsi scala possiamo anche deselezionarli, gli assi della griglia non devono essere copiati e le viste anche. Quindi telaio strutturale e pavimenti, quindi sostanzialmente le nostre travi e il solaio, il pacchetto costruttivo. Quindi vado a dire ok. A questo punto non dovrò fare altro che copiare gli elementi appena selezionati. Quindi vado a posizionare la copia in questo punto e vado a riposizionare gli elementi costruttivi. Quindi seleziono l'intera piastra comprensiva di travi e pacchetto costruttivo, digito MV da tastiera o semplicemente richiamo il comando qui in alto, vado a selezionare, vado a dispormi sull'asse 1 in modo da mantenere questa distanza tra l'asse e l'elemento strutturale sinistro. Vado a dispormi, credo, sull'asse 2, esatto. Poi col comando allinea, AL da tastiera, andrò ad allineare questa trave qui in alto con l'asse A, scusate, in questo modo, perfetto, e col comando sposta andrò a posizionare questa trave rispetto all'asse 5, in modo da avere lo stesso aggetto rispetto all'asse 2 e 5 che avevo rispetto all'asse 1 e 3. Quello che manca è il posizionamento della trave inferiore più il ridimensionamento del pacchetto costruttivo più in questo caso del travertino, perché stiamo parlando della piastra superiore, e l'adattamento poi delle travi secondarie, eccole qui, nascoste perché ho i due pavimenti, i due elementi costruttivi orizzontali. Quindi non devo fare altro che selezionare il pacchetto costruttivo, questo in grigio, al di sotto di quello rappresentato con questo color legno marrone. Vado a dire a Revit di modificarne il contorno e andrò ad adattare col comando allinea, AL da tastiera, i bordi ai bordi della trave. In questo modo in alto, poi a destra. Quindi seleziono prima il bordo che voglio come riferimento e poi in questo caso però credo che dobbiamo prima adattare, spostare la trave inferiore, non l'abbiamo ancora fatto, quindi vado a selezionare la trave inferiore col comando sposta, vado a dispormi sul punto di intersezione tra l'asse e il bordo esterno della trave e vado a copiare, vado a spostare, l'elemento su questo punto qui.
Quindi a questo punto riseleziono il mio solaio, modifica contorno e col comando allinea, disposto anche qui in alto, vado a riselezionare diciamo il bordo interno, esatto questo qui, della trave, e a riadattare la posizione del contorno del solaio. Quindi a questo punto 2 volte escape, esc da tastiera, e confermo l'operazione. Vado a ripetere la stessa operazione per quanto riguarda il tavolato, che in questo caso sarà il nostro, dobbiamo ancora duplicare il tipo per renderlo travertino, e anche in questo caso modifica contorno, e non vado a fare altro che utilizzare anche in questo caso lo strumento allinea. Questa volta però cambia il riferimento è diciamo il bordo più esterno della mia C. Vado ad allineare il contorno del mio pavimento anche qui in basso e vado a confermare l'operazione. Adesso devo ridisporre le mie travi secondarie. Come vado a farlo? Vado a semplicemente selezionare il mio pavimento nella stessa pianta in cui ci troviamo, in cui abbiamo adattato i solai. Vado a digitare da tastiera HH 2 volte, quindi vedete nascondo temporaneamente il mio elemento, seleziono il mio pacchetto costruttivo e anche in questo caso HH da tastiera, o in alternativa potete, ritorno un attimo indietro, in alternativa potete selezionare l'elemento. Qui in basso avete il simbolo degli occhiali, potete cliccarci su e dire a Revit di nascondere l'elemento. Revit nasconderà l'elemento in maniera temporanea. Potete in ogni momento ritornare sul simbolo degli occhiali e dire a Revit di ripristinare nascondi isola temporaneamente, quindi ritornare alla condizione precedente. Quindi rivado a nascondere i miei 2 elementi orizzontali, vado a cancellare tutte le travi secondarie ad eccezione della prima. Prima di farlo però voglio un attimo verificare quale sia la distanza, diciamo l'interasse tra i 2 assi. Esatto, siamo sui 2 metri e 23, 2.23 periodico. Va bene così. Abbiamo in realtà anche l'ausilio degli assi J e K. Quindi quello che andrò a fare sarà semplicemente, di nuovo, ripeto, cancellare tutte le travi ad eccezione della prima, vado ad allineare i bordi, il bordo superiore e inferiore rispetto alle 2 travi orizzontali col comando allinea, quindi seleziono il bordo interno della mia trave principale e il bordo superiore per allinearlo, ripeto l'operazione per la parte inferiore. A questo punto, dopo aver allineato la prima trave, posso procedere alla copia in modo da velocizzare il processo. Quindi seleziono la trave, strumento copia, vincolo e multipli devono essere attivi, mi dispongo in questo caso sull'asse 2 e vado a copiare sull'asse J e sull'asse K e in seguito sull'asse 3. Premo ESC da tastiera 2 volte e ora non devo fare altro che selezionare le ultime 3 travi, avendo cura di escludere il pilastro in basso. Vedete, se mi disponessi in basso, includerei nella selezione anche il pilastro. Questo non lo voglio, quindi seleziono soltanto le travi. Di nuovo comando copia, vincolo e multipli attivi, mi dispongo sull'asse 2 e copio gli elementi rispetto all'asse 3 in modo da averli ben allineati e con l'intervallo che avevo anche nella prima piastra. E lo stesso vado a fare per quanto riguarda l'ultimo modulo, in questo modo. ESC da tastiera e il gioco è fatto, ragazzi. A questo punto posso riattivare la visualizzazione degli elementi che ho nascosto con HR da tastiera, o semplicemente, ripeto, ritornando sul simbolo degli occhialetti qui in basso e dire a Revit di ripristinare la visualizzazione degli elementi. Cosa manca? Manca semplicemente in sezione, nella sezione che abbiamo realizzato all'inizio, portare tutti questi elementi copiati sui livelli giusti, quindi sui livelli che abbiamo copiato all'inizio del tutorial.
Come procedo? Già so cosa state pensando. Io vado nella pianta del piano terra, seleziono tutti gli elementi, poi mi dispongo di nuovo in sezione, col comando sposta, sposto rispetto al piano di calpestio sul piano di calpestio del livello 1. No, questo non funziona. Dobbiamo definire per i diversi elementi i nuovi piani di lavoro. Quindi mi dispongo in pianta. Parto dalle travi primarie, quindi le travi di bordo. Quindi mi dispongo su una trave di bordo, vedete, ecco, senza cliccare, col comando Tab da tastiera amplio la selezione a tutte le travi di bordo, in questo caso posso selezionare in questo momento. Sono sicuro di aver selezionato tutte le travi di bordo, ne sono 4 e compare il numero anche qui in alto, vedete, nella scheda delle proprietà. Vado a dire a Revit di modificare il piano di lavoro di questi elementi, modifica piano di lavoro. A questo punto nel menu, secondo il nome, nel menu a tendina che ho qui all'interno di questa finestra, vado a scegliere 1 estradosso struttura primaria. Confermo l'operazione. Se mi dispongo adesso in sezione, vedete, le travi sono state dislocate rispetto al livello 1, piano livello estradosso struttura primaria. Esco da tastiera, ritorno in pianta, devo eseguire la stessa operazione per le travi secondarie, quindi che faccio? Spengo temporaneamente i miei 2 solai, seleziono tutte le travi secondarie, anche in questo caso il livello su cui sono disposte ora è 0 intradosso struttura secondaria, quindi modifica piano di lavoro ancora una volta, menu a tendina, 1 intradosso struttura secondaria, eccolo qui, lo seleziono e confermo l'operazione. Ritorno in sezione e non le vedo chiaramente perché c'è la trave di bordo avanti. Posso eventualmente nella pianta del piano terra realizzare un'ulteriore sezione qui nel mezzo, tasto destro, vai a vista per verificare. Qui non si vedrà nulla perché la scala di rappresentazione è molto grande. Cambio l'intervallo, il livello di dettaglio ad alto per visualizzare le geometrie, magari scegliendo ombreggiato come stile di visualizzazione. Vedete, le travi anche le travi secondarie sono state disposte sul livello giusto, intradosso struttura secondaria. Chiudo la sezione che ho appena creato, riattivo la visualizzazione dei miei solai e vado ad eseguire la stessa operazione anche per i solai. Quindi il solaio più disposto alla quota superiore, che sarà il mio pavimento, il travertino, che in questo caso è ancora legno perché non abbiamo ancora duplicato il tipo, sarà disposto. In questo caso possiamo lavorare anche dalla scheda delle proprietà senza andare a lavorare sui piani di lavoro, che poi fondamentalmente è la stessa cosa, solamente fatta eccezione che per il fatto che nel caso degli elementi strutturali non è possibile farlo dalla scheda della proprietà, ma bisogna andare ad operare con i piani di lavoro disposti qui in alto che vi ho mostrato poco fa. Quindi seleziono il legno, il tavolato, e lo dispongo a livello 1 piano di calpestio piastra. Poi seleziono il pacchetto costruttivo, vedete il solaio piastra, e lo dispongo sul livello 1 estradosso solaio. Perfetto. A questo punto vado in sezione, in realtà la 4, vai a vista, e vedete anche in questo caso gli elementi sono stati disposti sui livelli giusti. Ah, Narkwitz, ma perché la visualizzazione della mia piastra superiore è differente da quella della piastra inferiore? Perché ci troviamo all'interno della vista piano terra che ha un suo intervallo di visualizzazione, il livello che taglia, diciamo, il modello e che genera la vista è probabilmente disposto esattamente più o meno su questa, diciamo, nel mezzo della piastra superiore. Vediamo un attimo a che quota ci troviamo dal piano terra. Siamo su 1,30 m, esatto. In genere una vista di pianta viene generata secondo normativa 1,20 m, taglio 1,20 m, quindi vedo all'interno del pacchetto costruttivo. Quello che dobbiamo fare è fondamentalmente, quello che ci manca è realizzare le viste
all'interno del browser di progetto dei livelli che abbiamo realizzato, cioè che abbiamo copiato all'inizio. Come si fa? Non devo fare altro che recarmi nella scheda architettura, scusate, vista, e nel gruppo crea avrò qui il comando viste di pianta, espando il menu a tendina e vado a digitare pianta del pavimento. A questo punto qui avrò tutti i livelli dei quali mancano le viste all'interno del browser di progetto, li seleziono tutti e vado a dire a Revit di crearmi le viste. Bene ragazzi, prima di procedere non vado a fare altro che attivare uno stile di visualizzazione ombreggiato, aprire una vista di 3D per cercare di capire quello che ho realizzato. Vedete, questi due pilastri sostanzialmente verranno, diciamo il vincolo superiore verrà portato a una quota maggiore in modo da averli a tutta altezza, e così come da progetto, e vado a realizzare adesso la scala di collegamento tra la piastra inferiore e quella superiore. È molto semplice, non occorre fare altro che copiare più o meno il dislivello tra la piastra inferiore e quella superiore, più o meno lo stesso che intercorre tra il piano, diciamo, il livello del terreno e la piastra, la prima piastra che abbiamo modellato, quindi andrò semplicemente a copiare e a cambiare i vincoli per quanto riguarda la scala. Quindi seleziono, mi dispongo prima di tutto in una pianta del primo, cioè livello 1 piano di calpestio piastra, vado a selezionare la scala che ho già selezionato, la copio di lato e andrò, come ho detto, a modificarne i vincoli. Quindi prima il livello superiore portandolo a un livello 1 piano di calpestio piastra e poi il livello base, che in questo caso sarà il livello 0 piano di calpestio piastra. Vado un secondo in una vista di prospetto per cercare di capire se i vincoli sono stati cambiati correttamente, e sembra il caso. Ritorno in una vista di pianta e a questo punto non devo fare altro che con lo strumento sposta dispormi sull'asse della scala e copiarla, disattivando l'opzione vincola, disporla sull'asse M. Poi di nuovo richiamare lo strumento sposta, magari attivare di nuovo vincola e disporre il bordo superiore al bordo esterno della trave principale, in questo modo qui. Quello che andrò a fare ancora una volta sarà realizzare i pilastri mancanti. Nel caso però della piastra superiore, come potete vedere, i due pilastri, diciamo, disposti sull'asse 2 e 3 sono in comune con la piastra inferiore. Quindi, prima di realizzare i restanti pilastri e di modificare il vincolo superiore di questi due pilastri qui, devo realizzare il livello al quale devono essere vincolati. Quindi vado un secondo nel mio file CAD dove sono presenti i miei disegni e vado a misurare la distanza che intercorre tra il livello di terra e l'estremità superiore dei pilastri. In questo caso abbiamo circa 4,85 m. Possiamo attenerci a questa dimensione qui, quindi ritorno in Revit. Mi dispongo in una vista di prospetto, sud va benissimo, e in realtà potremmo utilizzare anche temporaneamente il livello 1 piano primo, chiaramente rinominandolo. Quindi realizzo una quota lineare tra il piano terra e il livello 1 primo piano, seleziono il livello 1 primo piano e porto questa dimensione a 4,85 m. Benissimo, ritorno un secondo in CAD e sostanzialmente questo livello non è altro che l'estradosso della struttura primaria del solaio di copertura. Quindi andremo a rinominare il livello che abbiamo appena rinominato, scusate, non rinominato, il livello che abbiamo utilizzato, in questo caso per l'estremità superiore dei nostri pilastri. Mi reco nel browser di progetto e lo rinomino livello 2 tratto estradosso struttura primaria.
Revit mi chiede se voglio rinominare i livelli alle viste corrispondenti, quindi gli dico sì. A questo punto posso recarmi anche nella vista, una vista di 3D, seleziono i due pilastri in comune tra le due piastre e vado a portare il livello superiore al livello che ho appena rinominato. Il livello 2 è stato su struttura primaria. A questo punto non devo fare altro che recarmi in livello, nella vista di livello 1 piano di calpestio piastra. Andrò a portare l'intervallo di visualizzazione nella scheda estensioni per quanto riguarda il piano di profondità a -1 in modo da visualizzare in maniera esatta i miei pilastri e ne seleziono uno e vado a copiarlo semplicemente sugli altri assi, disponendomi sul punto di intersezione tra l'asse del profilo e il bordo esterno della trave primaria. Per beccare il punto di intersezione, vedete questa X qui, potete anche in alternativa aiutarvi con il tasto Tab da tastiera. A un certo punto comparirà. Copio il primo pilastro qui, il secondo vado a posizionarlo in questo punto, poi due volte ESC da tastiera, riseleziono il mio profilo, vado a richiamare di nuovo il comando copia e a questa volta come punto di riferimento vado a scegliere il bordo inferiore per poterlo copiare correttamente dall'altro lato. Quindi uno qui, l'altro vado a copiarlo in questo punto qui e così via. Quello che ci manca è sostanzialmente la facciata continua su tutti e quattro i lati, più la modellazione degli interni e chiaramente il solaio di copertura che si differenzia dal punto di vista costruttivo per alcuni aspetti dai primi due che abbiamo realizzato. Ma ragazzi, i prossimi temi li vedremo nel prossimo tutorial. Con questo tutorial è tutto, spero vi sia piaciuto. E niente, se avete dei dubbi scriveteli nei commenti e non dimenticate di lasciare un mi piace al video. Alla prossima!